Bentornati, grandissimi. È sempre veramente un grande piacere stare qui con voi e anche oggi io vi dico ancora grazie perché questa rubrica sta diventando sempre più popolare. Stiamo crescendo e ogni giorno abbiamo sempre nuove persone che vogliono partecipare. Quest'oggi ho il piacere, veramente il piacere immenso, di presentare una grande professionista. Lei è Vania Birardi, di Bari, 49 anni. Lei è una commercialista, ma col trucco, con la passione dell'estetica, della bellezza. Vania ci parlerà oggi di un argomento importante, come valorizzarsi, come le donne devono valorizzarsi e possono valorizzare la loro bellezza senza far ricorso alla chirurgia estetica. Ci spiegherà come e cosa comporta questa cosa. Ciao Vania, come stai? Buonasera, ciao carissimi amici, ciao a tutti, sto benissimo, ti ringrazio per ehm, avermi invitata a questo, È mio. possiamo chiamarlo talk show Sì, possiamo... È una tra chiacchierata. amici. Tu sai, la rubrica si chiama Con Callice con Giorgio. Ah, a proposito, dato che si chiama Un Callice con Giorgio, ne approfitto, come sempre, do un consiglio. Ti do un consiglio anche a te di questo vino particolare. Mm, te lo faccio vedere. Stiamo parlando stasera dello Shaketra. Mai sentita parlare dello Shaketra, Vania? Sai, Io no, lo Shaketra io vengo dalla terra di Puglia e quindi conosco tanti vini della cantina di Albano. Quindi, che troviamo questo invece in un vino vino no, ligure. però mi farebbe piacere assaggiarlo. Questo qui è un vino ligure, è un passito, un bianco passito delle Cinque Terre, quindi della zona della Spezia. E Wow, è un vino particolare, molto difficile da produrre, quindi anche vedi, la confezione è piccola, è un 375 ml. È un vino veramente particolare, da accompagnare con dessert, qualche formaggio e si chiama Shaktran, dalla parola Shaktra che deriva dalla parola sciacca, schiaccia in ligure, e tra, ossia tira via, una parola Shaktra, ossia il rumore, quella cosa che fa quando premi le bucce per far ottenere il vino. Quindi utilizza questo suono monopoteico, scusate la parola, che si dà questa denominazione a questo vino. Non è un vino banale, è qualcosa da provare, un vino da meditazione se fatto riposare a lungo in bottiglia. Detto questo, siamo qui, torniamo a noi. Eccoci, Vania. Ti dico ancora grazie per la tua presenza e grazie a te. di cosa vogliamo parlare? Di come le donne possono essere belle senza ricorrere alla chirurgia estetica? Dici, Certo. siamo curiosi. Innanzitutto, io premetto che le donne sono tutte belle, non esistono assolutamente donne brutte. Anche le donne in sovrappeso, anche le donne molto magre, sono tutte belle. La cosa importante è cercare di valorizzare la propria unicità. E quindi come si fa a valorizzarla? Secondo gli studi che io ho fatto negli ultimi 3 anni, grazie a un'accademia, e mi sono avvicinata a questi studi appunto per la mia grande passione per la moda e per l'estetica, la cosa fondamentale che io Commercialista, ho, giusto, Vania? Tu sei una sì, commercialista, quindi hai sono un fatto dottore un corso proprio commercialista per ed passione esercito la professione. di Ho uno commercialista. studio tutto mio, però la passione per la moda mi ha portato anche ad iscrivermi a un'accademia di Milano e quindi mi sono avvicinata al mondo della moda, della consulenza d'immagine, dell'armocromia, tutto ciò che ha a che fare con la bellezza. Quindi sono anche una make-up artist, eccetera. Quindi ora vi svelerò pian piano quello che faccio. E che dirti, la cosa fondamentale che io ho imparato seguendo questi studi è quello di valorizzare il proprio corpo e la propria bellezza, quindi il proprio viso, tutto ciò che ha a che fare con la donna, valorizzarla, ma senza ricorrere alla chirurgia estetica.
Quindi con una serie di tecniche che noi professionisti del settore chiamiamo camouflage, cioè camuffare. Quindi usiamo delle tecniche o con i capelli o con il trucco, con diversi stili di vestiti o di tagli di vestiti per nascondere quelle che possono essere definite imperfezioni. O meglio, se ci sono delle imperfezioni, non so, sul viso, ad esempio un naso pronunciato, noi cerchiamo con il trucco e quindi anche con dei colori donanti sui capelli, anche con il trucco o anche camicie, vestiti, quindi utilizzando dei colori che possono dare vitalità alla donna, di nascondere queste imperfezioni o di renderle quantomeno elementi unici. Mm. Per cui un naso pronunciato non verrà più visto come effettivamente un naso pronunciato, ma diventerà armonico con tutto il resto del volto. Chiaro. Perché la bellezza di una donna in realtà è data da tutto un insieme, non semplicemente il singolo occhio o le singole labbra o il naso o i capelli, no, da tutto un insieme che deve essere armonico. Quindi un buon taglio di capelli, un ottimo colore di capelli che si abbina con l'incarnato, poi un ottimo trucco, un abbigliamento delicato con dei colori che esaltano la propria bellezza, quindi il proprio incarnato. Quindi diciamo che questa è una professione, quella della consulenza d'immagine, quindi poi dell'armocromia, lo studio, il body shape, il facial shape, eccetera, eccetera. Sono delle professioni molto giovani. Infatti negli anni 70 c'erano dei consulenti d'immagine che hanno diffuso questa antica professione in America, poi nella terra di Francia. In Italia è arrivata lentamente, quindi un Eh, po' più di ritardo, diciamo che sono pochi anni e ultimamente si sta enormemente diffondendo. Arriva sempre Ok? l'ultimo tutto, vabbè. Come? In Non ho Italia capito. arriva sempre tardi tutto in Italia, noi siamo sempre dietro. Sì, 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 e Peccato. devo dire che è una bellissima professione perché in un certo senso, almeno io ho questo approccio con le mie clienti, riesco a renderle felici, nel senso che all'inizio iniziamo con una chiacchierata, quindi io cerco di capire cosa le turba e quindi cosa le porta a rivolgersi a un consulente d'immagine. Ed il più delle volte cosa succede? Si tratta di donne che vogliono rinascere. Quindi tutte donne che hanno attraversato un momento doloroso della propria vita. C'è chi ad esempio ha superato una grave forma di tumore e quindi vuole rinascere e viversi appieno la vita. Quindi vuole cambiare taglio di capelli, vuole vedersi bella, vuole rinascere anche se effettivamente fisicamente è un po' cambiata. Quindi diciamo che ci sono anche altri professionisti che si avvicinano alla mia professione, alla mia seconda professione, cioè il nutrizionista che quindi poi aiuta con un'ottima dieta. Poi c'è anche lo psicologo che aiuta a capire effettivamente quella che è l'essenza della donna e quindi la porta a riacquistare pian piano la propria autostima. E poi c'è il consulente d'immagine che dà quel tocco importantissimo che la rende bella e quindi la donna con autostima un po' più dimagrita è in grado di guardarsi allo specchio e di accettarsi e dire a se stessa: ok, ora sono pronta, vado, spacco il mondo e mi riconquisto la mia vita. Ci sono anche tante donne che in seguito ad un lutto che le ha profondamente segnate, poi ci sono anche altre donne che sono state abbandonate dai mariti e quindi tutte quante hanno il grande desiderio di cambiare, di viversi appieno la vita. Una E domanda. allora il consulente d'immagine Adesso è ti... presente per aiutarle. Io prima li ascolto, loro mi dicono la motivazione per cui hanno deciso di rivolgersi ad un consulente
E quindi poi iniziamo un percorso Vania, che parte, sì, ascoltami, dimmi, Vania, ho una domanda sì, che sicuramente chi guarderà questa intervista, questa nostra chiacchierata, sicuramente si porrà. Io sono una donna e voglio sì, valorizzarmi, ma non ho sì, la possibilità di poter avere una consulente d'immagine, una professionista, perché il lavoro è stressante, non ho le possibilità economiche, o sto sempre dietro ai figli, mille combinazioni che fanno sì che io non esatto. posso dedicarmi ad una consulente, non posso avere una mia consulente d'immagine. Ci sono tante situazioni. Io, donna da sola, a casa, posso utilizzare queste tecniche per valorizzarmi. Mi stavi parlando del naso o delle labbra. Esistono tecniche fai da te che sono applicabili anche in modo, non dico semplice, ma che comunque con un po' di tecnica, con un po' di studio, possono dare soddisfazioni? Beh, ti dico che secondo la mia esperienza no, perché cosa succede? Che il consulente d'immagine innanzitutto offre tantissimi servizi, quindi la donna può scegliere il servizio che in quel momento più preferisce. E poi, diciamo, la spesa non è eccessiva. Tieni conto che, ad esempio, per lo studio di un volto, e quindi di tutto ciò che può valorizzarla con il trucco e il taglio dei capelli va via un'ora. Però la consulenza che viene fatta della durata di un'ora dura per tutta la vita. Oppure quando io faccio una seduta di armocromia, quindi lo studio dei colori che vanno bene per la cliente, quell'ora e mezzo durerà per tutta la vita. A tutto il- Quindi è una spesa che viene fatta una volta nella vita, ma la donna sa effettivamente quali colori la valorizzano e quali no. O Tu anche, sposti in tutta Italia, hai clienti da tutta Italia o solo nella tua zona? no, ma a parte nella mia zona, poi si può lavorare anche online, per cui non ci Anche sono problemi. Ci si online. vede a video e si lavora online. Ovviamente in quel caso io ho bisogno di avere delle fotografie senza trucco, fatte alla luce naturale, di lato, quindi Le di Photoshop, profilo, senza con i filtri capelli Instagram. legati. Sì, Senza- però si può lavorare benissimo anche online. E Perfetto. poi diciamo che tutti gli altri servizi riguardano il guardaroba anche, quindi la scelta di quelli che sono i capi basici, quindi l'eliminazione di tutti quei capi che sono in più e che alla fine non servono. Chi si Quante rivolge a te volte le donne vanno a fondamentalmente, comprare, a Vania? fare acquisti Vania, e poi, sì, dimmi. fondamentalmente Vania, chi si rivolge a te? La donna di che fascia d'età? 20, 30, 30, 40, 40, 50? Beh, ci sono le donne dai 50 anni in su che si rivolgono tranquillamente perché vogliono cambiare. Sì. Dopo tutta una vita che si sono dedicate al marito e ai figli, si ritrovano in un certo momento della propria vita sole. Quindi anche con matrimoni falliti, con problemi di salute, eccetera, eccetera. Quindi quella fascia di età. Aspetta, Però devo dire che anche aspetta. le ragazze... Di conseguenza, come sto Bene, dicendo, continua perché dimmi. giustamente c'è stato un guasto nella registrazione. Chiediamo scusa, è bello della diretta, dai. Sì, allora come stavo dicendo, la consulenza d'immagine e quindi lo studio dell'armocromia viene fatta una volta nella vita, per cui la cliente, la donna, una volta che si sottopone a questo studio per un'ora e mezza nella sua vita, è sicura che per tutto il resto della sua vita comprerà solo e esclusivamente abiti valorizzanti con colori che effettivamente la valorizzano. Infatti, quante volte noi vediamo delle donne bellissime che indossano degli abiti o quantomeno dei colori sbagliati, almeno io sono un professionista e subito me ne rendo conto, perché quando si indossa un colore che non è adeguato al proprio incarnato, cosa succede? Si evidenziano le rughe, le occhiaie e proprio la lucentezza del viso diventa molto molto spento.
Invece, quando vengono utilizzati colori adeguati, anche se ci sono rughe, automaticamente per effetto visivo ed ottico spariscono. Mm. Quindi, sì, sì, funziona proprio così. Infatti, noi Ma consulenti, vale anche per gli uomini quando questo? facciamo vedere Vale quello anche che per gli uomini, avviene con i Vania, colori, questo? Vale anche per sì, gli sì, uomini? la consulenza d'immagine, certo, viene fatta anche agli uomini e io posso farla anche agli uomini Allora penso che tranquillamente. ho bisogno di te, ho bisogno di migliorare la mia immagine. Ma noi abbiamo degli strumenti, i tools, usiamo il centimetro per studiare il viso e quindi Che studiare colore la mi si riga dove addice, deve Vania? andare, se da destra o a sinistra, la frangetta. Noi Ascoltami, utilizziamo degli strumenti, eh. ascoltami, che colore mi Dimmi. si addice? Ti ho detto dei Ecco, colori. allora, innanzitutto, E c'è un'assistenza gratuita, mi sto no, prendendo. no, ti dico chiaramente, così non posso farla perché ogni Ah, persona, sto no, sperando. ci sono 4 stagioni, ok? Quindi ci sono 4 stagioni per cui io devo sottoporti a dei test per individuare a quale stagione tu appartieni. E quindi si utilizzano quei colori per ogni stagione, che sono l'inverno, l'autunno, la primavera e l'estate. Dopodiché ci sono ben 16 sottogruppi. Ma Quindi tu immagina la consulenza di immagine e l'armocromia non può essere fatta in 448 così come anche nei negozi dicono faccio la consulenza di armocromia per individuare il colore, il ci fardo. abbiamo provato e non ci è andato bene. Assolutamente no. Ci Vabbè, sono dei faccio una test che cosa, vanno Vania. fatti. Sì, Vania, dimmi. una cosa. Eventualmente faremo un'altra rubrica dove parleremo un Sì. pochino di queste cose un po' alla volta, così daremo degli spunti di dialogo, di Sì, ma discussione. ci vogliono ore, ore e ore. Se possibile la faremo anche con altre persone in diretta, così da avere un confronto con una o due persone e diventerà anche un motivo per seguire una rubrica dedicata eventualmente. Cosa ne Sì, ci vorrebbe proprio una rubrica dedicata, ad esempio, anche lo studio dello stile, cioè si studia su una donna il proprio stile e quindi il taglio di abiti valorizzanti, perché chi ha il seno prosperoso si cerca di renderlo più, diciamo, più lineare, più piccolino, chi ha i fianchi più larghi, quindi ha una body shape a pera o a triangolo inverso, o a mela, insomma, sono tutti termini tecnici che noi professionisti utilizziamo. Quindi con gli abiti si nascondono tutte quelle piccole imperfezioni che sbagliando abito si vedrebbero subito. Oppure c'è la possibilità di allungare le gambe utilizzando un certo tipo di scarpe, un certo colore legato all'incarnato delle gambe. Ho capito, per te è un Tienila, poco... tienila, tienila. Nella prossima ne parleremo. Tienila questa, Sì, sì, tienila. Attiriamo un po' di attenzione. Tienila. sì. Adesso, guarda, ci salutiamo e sei stata magnifica, sei stata straordinaria. Io ti Grazie, ringrazio realmente della tua grande professionalità, della tua grande competenza e grazie, grazie se infinite. possiamo iniziare a ragionare e parlare e dialogare su questi argomenti, penso che realmente le donne, ma anche noi uomini, possiamo trarne Sì, beneficio. Poi io metterò nella descrizione di questo video tutti i riferimenti di Vania. Chi vuole contattare Vania si senta libero di farlo, lei sta a disposizione. grazie, grazie Che questa mille. non è pubblicità, lei non mi ha pagato, non stiamo facendo niente, stiamo facendo sempre per dare una voce alle donne. Abbiamo parlato di Vania, di quello che lei fa, che essendo una commercialista, però ha dato vita a una passione per l'estetica e ha creato una sua seconda attività. Ed è come ne parla, molto probabilmente questa sua seconda attività le dà grande gioia, si sente dagli occhi che la vedo, lo vedo Sì. dagli occhi, sono proprio luminosi quando ne parla. Probabilmente quando parlerà di conti, di bilanci, non saranno così splendenti. Beh, lì si soffre sempre. I clienti soffrono un po' quando si parla di Non bilanci, ne di parliamo. imposte, di F24, è già diverso. Stiamo Invece con questa raccontando seconda brutte mia, cose, brutte cose. no, con questa mia seconda attività mi sono resa conto di rendere realmente felici le donne con poco. Bene. Quando le vedo felici e che mi dicono grazie, mi hai cambiato la vita, per me è il massimo. Cioè io con questa attività riesco ad aiutare chi ha bisogno.
quindi mi piace molto. Grazie per essere stata qui con noi. Se questo video vi sta piacendo e vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, mettete un like al video, condividete e chi vuole contattare Vania, i recapiti sono qui sotto. Grazie. Grazie, Grazie a grazie a te te. e grazie a voi che mi avete ascoltato. Grazie. Grazie, alla prossima.